Meglio un cerchio da 16? O da 17? Posso davvero montare qualsiasi cerchio senza problemi? Che cosa sono ET, offset e PCD? Ragazzi, prima di continuare, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale. Vi costa pochi secondi qui durante la sigla. Andiamo dunque a decifrare tutte queste cifre che sono dentro i nostri cerchi in lega. Le quattro più famose sono la larghezza del canale, il diametro del cerchio, l'ET oppure offset e infine il PCD. Partiamo dalla larghezza del canale. Vi metto un'immagine per riuscire a capirci meglio. La larghezza del canale è appunto la larghezza del cerchio stesso. Immaginate un po' i cerchi delle prime auto molto strette che sembravano quasi cerchi da bici. Ecco, quelli avevano un canale molto piccolo, mentre adesso abbiamo dei cerchi con dei canali molto più importanti, molto più larghi. Pensate per esempio alle auto molto sportive, le supercar, che hanno un canale, quindi un cerchio molto largo. Questo favorisce molti aspetti, primo tra cui l'aderenza. Abbiamo tanta superficie che va a contatto col suolo, quindi questo permette di scaricare molto bene la cavalleria a terra, tant'è che nelle gare di drag con pneumatici particolari ad alto grippaggio le auto addirittura impennano. Sicuramente a livello estetico anche un canale largo è molto più interessante, viene misurato in pollici. Un canale 7,5 rispetto a un canale 6,5, parliamo sempre di pollici, avrà circa mezzo pollice a destra e mezzo pollice a sinistra in più di cerchio. Ciò significa che in totale abbiamo circa 3 cm in più di cerchio. Questo lo farà sporgere un po' più verso fuori, ma anche verso l'interno della macchina. Non bisogna andare a esagerare troppo col canale, altrimenti sicuramente bisogna andare a cambiare tipo di gomma, metterne una più larga, che anche a livello economico costa di più, ma soprattutto rischiamo poi di andare a avere problemi durante la sterzata con la ruota che rischia di andare a grattare l'interno del passaruota. Ricordiamo infine che i consumi saranno leggermente più alti proprio perché abbiamo più superficie a terra. Ricordiamolo, ci sono sempre dei pro e dei contro, quindi abbiamo sicuramente un maggiore grippaggio a terra, in conseguenza di piccoli maggiori consumi, proprio di poco, però ci sono. Passiamo ora al dato che probabilmente la maggior parte di noi conosce, quello un po' più semplice, che è il diametro. Il diametro si misura sempre in pollici, quindi abbiamo cerchi da 14, 15, che sono quelli un po' più piccolini, salire 16, 17, 18, 20, 21, insomma, fino a cerchi grossi che hanno SUV o grandi sportive. Questo dato va a inficiare soprattutto su quattro dati importanti. Sicuramente l'estetica è un fattore di quelli. La Celica, per esempio, ha un cerchio da 16, ma con un cerchio da 17 sicuramente avrebbe una resa migliore. In secundis, parlo anche latino, abbiamo le prestazioni, senza dimenticarci del comfort e dei consumi. Dell'estetica abbiamo già parlato, mentre parliamo della parte più interessante, le prestazioni. Un cerchio più grande darà sicuramente una sensazione di maggior stabilità e anche lo sterzo sarà molto più preciso. Questo perché? Perché aumentando il cerchio diminuisce la spalla della gomma, quindi la gomma va ad assottigliarsi. Questo permette di avere meno ammortizzazione, quindi c'è meno perdita laterale, c'è meno rollio e ovviamente questo va a inficiare anche sul comfort, quindi qualsiasi buca, qualsiasi dosso lo sentiremo maggiormente in abitacolo. Perché vado a dire che aumentando il diametro si va a diminuire la spalla della gomma? Perché il gruppo ruota deve avere una circonferenza. Facciamo conto che sia questa. Questa è la ruota. Se io ho un cerchio così, la gomma avrà una spalla del genere, ma se aumento il diametro del cerchio, vedete che la gomma va a diminuire. Questo perché così il diametro totale rimane invariato. Non è la sola cosa che va a influenzare le prestazioni. Ovviamente abbiamo anche il peso. Un cerchio da 16 rispetto a un cerchio da 18 avrà sicuramente un peso minore. Quindi questo peso andrà a influenzare nuovamente le prestazioni in modo positivo o negativo. Arriviamo adesso all'offset o il cosiddetto ET, come è un po' più conosciuto. Seguitemi bene. L'ET Telefono casa. L'ET è uno spazio espresso in millimetri che interviene tra il mozzo e l'attacco del cerchio stesso. Facciamo finta che il punto in cui il mozzo si attacchi al cerchio sia esattamente
alla metà del cerchio. Ecco, quello è un ET neutro. Possiamo poi averlo positivo o negativo. Negativo è quando il cerchio tende a spostarsi verso il fuori, quindi quando la metà del cerchio è più rivolta verso l'esterno della macchina. Positivo quando invece rientra. Quindi molte auto hanno un ET parecchio positivo, quindi perciò la ruota tende a essere molto all'interno rispetto alla carrozzeria, con un cerchio con un ET più vicino allo zero o addirittura sotto lo zero, il cosiddetto cerchio a canale rovesciato. Lo riconosciamo perché tendenzialmente anziché avere i raggi a filo con il cerchio, abbiamo ancora una parte che lo va a portare verso l'esterno. Attenzione anche qui come il canale a non esagerare. Se abbiamo un ET troppo esagerato andiamo a influenzare in modo negativo la parte di sospensioni e tutto il gruppo ruota che andrà a lavorare male. Senza contare il fatto che anche qui possiamo andare durante le sterzate a raschiare con il passaruota. Quindi se un cerchio di serie ha un ET 50 e vado a mettere un cerchio con ET 40, andiamo a spostare di 1 centimetro verso il fuori il nostro cerchio. Se cerchiamo un cerchio che vada al filo della nostra carrozzeria, prendiamo 2 misure e grosso modo sappiamo che ogni 10 è 1 centimetro di differenza. Arriviamo adesso all'ultimo dato, all'ultima sigla, che è quella del PCD. Il PCD altro non è che la distanza e il numero di fori necessari affinché un cerchio fitti sul mozzo. Un esempio classico può essere un cerchio 5% o 4% 8. Che cosa significano questi numeri? Prendiamo l'esempio della mia Toyota Celica sempre, 5%. 5 è il numero di bulloni che compone il mozzo del cerchio, l'attacco del cerchio. Abbiamo 5 bulloni per 100, ovvero 100 mm è il diametro che intercorre se disegnassi una circonferenza che unisse tutti i centri dei miei bulloni. Quel diametro lì equivale a 100 mm, ovvero 10 cm. Questo ci fa capire che se un cerchio ci piace ma ha un attacco per dire 4x108, io senza un adattatore non potrei montarlo sulla mia Toyota Celica. Finiamo con un piccolo bonus, ragazzi. Avrete notato sicuramente che nelle sigle del cerchi dell'auto abbiamo 7.5J R16 5%, quindi abbiamo già parlato, 7,5 il canale, l'ET45 e 5% l'attacco. Ma quella J cos'è? Quella sigla lì, quella letterina indica la flangia del cerchio, diciamo un po' la bordatura, è molto più tecnico, diciamo che non va a interessarci molto perché poi ci sono tante altre sigle che sono dedicate a camion, altri mezzi eccetera. Sappiate solo che la J interessa gli autoveicoli mentre la sigla WJ fuoristrada è 4x4. Ragazzi, a questo punto vi chiedo di andare a vedere tutti i miei video passati che ho lasciato qua nella playlist di modifiche e consigli. Se non avete voglia di farlo, vi do una seconda chance che è quella di iscrivervi al canale. È velocissimo, lo potete fare senza problemi. Fatelo per non perdere tutti i prossimi video che interesseranno le modifiche, i test drive e eventualmente anche i tutorial su tutto il mondo delle auto. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere nei commenti perché ho intenzione di fare un secondo video dove andiamo a spiegare la creazione di un cerchio in lega, quindi la scelta dei materiali, la fusione di gravità, la forgiatura e tutte le altre tecniche e perché no l'omologazione di un cerchio più grande non inserito a libretto. Ancora una volta, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, condividetelo con i vostri amici, soprattutto quelli che sono intenzionati a cambiare cerchi in lega. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo il prossimo video.